come va? Male. Ieri ho avuto un'esperienza terrificante. Sì, siamo andati al ristorante, ma aveva una puzza brutta. Oh no, era maleodorante? Non c'è niente di peggio di un ristorante dall'odore pestilenziale. E poi c'era una mosca nel mio piatto di pasta. Oh, non mi dire! Oh? Ah, non vuoi che ti racconti? Oh no, è un modo di dire. Ah, ma senti, com'è che parli italiano così bene e conosci tutte queste parole fighe, queste espressioni? Oh, che gentile, grazie mille. Sai, da un po' di tempo uso quest'app strepitosa. HiNative, la conosci? Non l'ho mai sentita. In pratica è un'app con cui puoi costantemente interagire con i madrelingua della lingua straniera che stai studiando. Oh. Ebbene sì, come avete potuto capire dalla conversazione tra le nostre studentesse di italiano, HiNative è una risorsa fondamentale per chiunque studi una lingua straniera. E adesso vi spiego più nel dettaglio perché. Ma prima volevo ringraziarli per aver sponsorizzato questo video. HiNative è una grandissima comunità molto vivace, che però davvero vi aiuta a migliorare, a praticare la vostra lingua straniera. Dopo aver scaricato l'applicazione, è disponibile sia per iOS che per Android. Dovete semplicemente inserire poche informazioni che aiuteranno HiNative a personalizzare la vostra esperienza di apprendimento. Quindi dovete inserire per esempio da quale paese venite, qual è la vostra lingua madre e quale lingua invece volete studiare. Quindi in quale paese siete interessati. E poi cosa succede? Da quel momento in poi potete fare tutte le domande che volete. Non è fantastico? Perché quando si impara una lingua, io lo so, ci sono sempre tantissimi dubbi, tantissime domande. HiNative nasce invece proprio per rispondere a tutte le vostre domande. E voi potete chiedere quindi a tutta la comunità, a tutti i madrelingua della lingua che state studiando, qualsiasi cosa, il significato di una parola, l'uso di una espressione, la pronuncia, ma anche cose più generali, culturali, che riguardano il paese che vi interessa. Per esempio l'Italia se state studiando l'italiano. Oh, e prima di farvi vedere più nel dettaglio come funziona l'app, volevo anche dirvi che con HiNative non dovete necessariamente concentrarvi solo su una lingua straniera. Potete tranquillamente fare un cambio e l'app cambierà di conseguenza. E ci sono un'infinità di lingue a vostra disposizione, davvero, l'elenco è lunghissimo. 113 lingue, capite? Usare HiNative è facilissimo, se può farlo lei. E la comunità veramente è incredibile perché sono tutti molto disposti ad aiutare e si vede che sono realmente appassionati di lingue straniere. Non dovreste mai aver paura di fare le domande. Però, se proprio siete troppo timidi o se non vi sentite sicuri abbastanza, o se volete una risposta immediata perché proprio non avete tempo di aspettare, allora invece di postare la vostra domanda, potete andare nel cerca e cercare il vostro dubbio. Molto spesso troverete qualcuno che ha già fatto in precedenza la stessa domanda e già troverete le risposte che fanno anche al caso vostro. Si tratta di una comunità completamente aperta. Quando voi postate una domanda,
tutti possono leggerla e di conseguenza tutti possono anche leggere le risposte. È veramente tutto pubblico. Ma vediamo un esempio. Oggi stavo raccontando una storia a qualcuno e questa persona mi ha detto: che palle! Ma cosa significa che palle? Ah! Oh! 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 Ah! La mia storia? Ah! Ah! Visto? Cosa vi dicevo? Mi piace molto il principio su cui si basa questa app, e cioè quello delle domande, perché tante volte vedo gente spaventata che ha paura di fare domande, ma non c'è niente di male. Anzi, perciò, quindi, proprio perché High Native si fonda sulle domande, loro vi offrono già alcune domande predefinite in cui dovete soltanto andare ad inserire le parole o le espressioni su cui avete dei dubbi. Quindi, per esempio, come si pronuncia questa parola, oppure cosa significa questa parola, come uso questa parola, questa espressione. Poi chiaramente potete fare anche domande completamente da zero, quindi senza una domanda preimpostata. Però queste sono veramente molto molto utili, soprattutto se magari siete ancora dei principianti. Le risposte, come potete vedere, sono sempre molto precise e accurate. Come si legge questa frase? Già, questa è un'altra funzione molto interessante di High Native, cioè le registrazioni vocali. Voi potete registrarvi mentre leggete o mentre pronunciate una parola nella lingua che state studiando e quindi i madrelingua possono darvi un feedback. Ma in realtà anche i madrelingua stessi possono rispondere a voi con una loro registrazione. Non è incredibile? Ciao, sono Hannah, studio italiano per 5 anni. Studio italiano da 5 anni. Mi raccomando, fate come Hannah, esponetevi al mondo, soprattutto con la vostra pronuncia e quindi con le registrazioni, perché magari è più facile fare le domande rimanendo nell'ombra, però è importante praticare anche la pronuncia. Infatti una cosa fantastica di High Native è proprio questo: non soltanto potete praticare leggere, scrivere, ma anche parlare. Poi se decidete di fare l'abbonamento con la versione Pro non avrete neanche limiti per le vostre registrazioni, quindi potete veramente fare una registrazione o leggere qualcosa e ricevere immediatamente un feedback. Con la versione Pro, poi, avrete accesso anche ad altre 2 funzioni estremamente utili. La funzione Sembra naturale. Con questa potete postare parole, espressioni o anche intere frasi e chiedere ai madrelingua se suonano naturali e loro vi risponderanno di sì oppure vi daranno la versione migliore, quella più naturale, più usata nella lingua di tutti i giorni. E ancora la funzione diario, una funzione che secondo me è fondamentale. Praticamente voi potete avere un diario personale nella lingua che state studiando e postare qualcosa ogni giorno, anche una semplice frase, e ricevere immediatamente un feedback da parte dei madrelingua, così che possiate veramente praticare in maniera attiva ogni giorno e sapere se state facendo bene oppure no. Io penso che tenere un diario in una lingua straniera sia uno dei modi più efficaci per valutare i propri progressi. Un'altra cosa che mi piace molto di questa app è il fatto che sia tutto pubblico e che quindi non sia possibile messaggiare privatamente con le persone.
Perché so che ci sono invece delle altre app dove è possibile mandare messaggi privati alle persone, però qualche volta si può incorrere in situazioni un po' scomode, un po' spiacevoli. Ah, e chiaramente non dimenticate che esiste anche la parte per la vostra madrelingua, dove ci sono chiaramente le persone che la stanno imparando e che hanno bisogno del vostro aiuto. Quindi, perché no, potete anche voi stessi correggere e quindi essere per un po' di tempo dall'altra parte. Oh, they want to know more about the States. Let me help them. Oh, that's so fun! Credetemi, una volta che provate Hi Native sarà molto difficile smettere. E io credo davvero che ci saranno molti benefici per il vostro apprendimento. Datele una possibilità, potete scaricarla attraverso il link che vi ho lasciato in descrizione. Se provate Hi Native, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, se la trovate utile. Aspetto anche io i vostri feedback, quindi lasciatemi qualche commento. Lo apprezzo molto e, come dico sempre, li leggo sempre tutti. Se invece volete ampliare il vostro vocabolario in italiano, allora date un'occhiata al vocabolario dell'auto, perché è molto facile che possa capitare un discorso riguardo l'auto, ma spesso ci mancano le parole giuste, non è vero? Allora date un'occhiata al video nella mia auto e lo potete trovare qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate poi che per qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e seguite Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Io vi aspetto nel prossimo video.